Buon pomeriggio a tutti. Oggi parleremo della filosofia del vino. Perché il vino, anche se molti non lo sanno, ha un aspetto filosofico molto interessante. Prima di tutto vi racconterò come mi sono innamorata del dio Bacco, del dio del vino. Bacco o Dionisio secondo i greci, gli antichi greci. Premetto che non avevo l'abitudine di bere vino ad ogni pasto. Ho cominciato a farlo grazie ad un mio ex e con lui ho proseguito questa consuetudine che mi accompagna ancora oggi. I primi tempi sono stati piacevolissimi, dopodiché la relazione si è trasformata come un fiore in un frutto che poi matura e infine marcisce. Classica fine di molte relazioni di coppia. Su questo argomento ci sarà molto da dire, realizzerò presto alcuni video. Non so ancora di quanti capitoli, sicuramente avrò bisogno di molti capitoli. Mi piaceva bere la mia coppa di vino, era buona, decorava la tavola e inoltre andavo spesso in Toscana con lui. E con la gustosa bistecca fiorentina non poteva mancare un buon bicchiere di vino rosso, un Chianti o un Brunello di Montalcino o un vino nobile di Montepulciano, tanto per citarne alcuni. Ancora non avevo però ben compreso l'importanza di questo liquido e la sua sacralità. Mi vengono ora in mente le parole del poeta quinto Orazio Flacco, che disse: «Nessuna poesia scritta da bevitori d'acqua può piacere o vivere a lungo». Interessante questa affermazione. È vero, le idee, le intuizioni nell'arte affiorano più facilmente quando la mente sta a riposo e lascia quindi spazio alle sensazioni del corpo. Sono d'accordo pienamente con Orazio. Oltretutto è nato l'8 di dicembre, che è esattamente il giorno della mia nascita ed è Sagittario come me. Ed io che sono una pittrice, tra le altre cose, quasi sempre dipingo sorseggiando una coppa di vino rosso. Il vino mi rilassa e il mio pennello risulta più fluido e ci guadagna sia l'arte che io, che vendo più facilmente i miei quadri. Il vino ha avuto la sua sacralità sin da origini remote. È interessante sapere che Bacco era venerato soprattutto dalle donne, perché si ricollega al culto della natura, della civiltà matriarcale. Bei tempi questi, dove comandavano le donne. Tutto funzionava a meraviglia. Il gruppo sociale era una grande famiglia dove i figli appartenevano alla tribù. Tutti collaboravano nella crescita dei piccoli e gli uomini e le donne avevano una situazione paritaria. Era una società pacifica e felice, anche perché le donne sono meno portate alla guerra, sono materne e inclini per natura ad assistere i più deboli del gruppo, anziani compresi. Quindi, se la società avesse continuato ad essere gestita dalle donne, sarebbe stato, a mio parere, molto meglio. Quando ha preso il sopravvento la cultura patriarcale, dovuta alle invasioni delle popolazioni indo-asiatiche, nomadi, aggressive e combattive, sono iniziati i nostri guai. Guai molto seri, che ci hanno privato della libertà di poter decidere autonomamente della nostra vita e relegate in un ruolo subordinato agli uomini per millenni. Anche di questo parleremo molto perché non tutti sanno che la cultura patriarcale ha avuto una vita molto più larga dell'attuale patriarcato
che iniziò più o meno circa 3500 anni fa. Il mito della Dea Madre, invece, della cultura matriarcale, mi piace sentire il profumo del viso, mi inebria. Allora, il mito della Dea Madre, invece, della cultura matriarcale, ha resistito per decine di migliaia di anni. Allora gli uomini riconoscevano il valore e l'importanza della donna come generatrice di vita e le feste e gli onori alla Dea Madre erano quasi esclusivi e molteplici. Esistevano varie divinità a cui rivolgersi per chiedere aiuto e abbondanza, in quanto la vita primitiva aveva come prima necessità la sicurezza di un buon raccolto per la sopravvivenza. Però tutte queste divinità si ricollegavano al mito della Dea Madre. Sono state ritrovate statuette datate addirittura 30.000 anni fa, 30.000 anni avanti Cristo, le Veneri paleolitiche. Quindi immaginate che importanza ha avuto per decine di migliaia di anni la cultura matriarcale. I limiti alla libertà femminile sono cominciati quando l'uomo si è reso conto che anche lui partecipava al miracolo della vita. Quindi, siccome nel passato non si potevano fare le analisi come oggi per la certezza della paternità, il genere maschile si è ingegnato in tutti i modi per ottenere il controllo totale sulla libertà sessuale della donna. Un abuso totale sui diritti di un essere umano, e in questo caso di noi donne. Secondo le leggi della natura, a cui io sempre mi rivolgo per sondare la verità, le femmine dovrebbero essere libere di accoppiarsi con chi vogliono e con più diritto degli uomini. Ora vi spiego perché, secondo il mio punto di vista. Mentre un uomo, quando partecipa alla riproduzione della specie, deve ricaricarsi ogni volta che si accoppia, una donna può ricevere illimitatamente il seme di un uomo e di molti altri che seguono. La natura ha stabilito che noi siamo una terra dove si semina e la terra ha bisogno di molti semi differenti, perché non tutti germogliano. Quindi, secondo natura, le donne non dovrebbero essere sottoposte a nessuna restrizione sessuale. In questo modo la razza umana sarebbe più forte, nascerebbero figli più sani, perché nel corpo della donna attecchirà il seme dell'uomo migliore, secondo la legge perfetta della selezione naturale. Ed è invece esattamente il contrario di quello che accade ancora oggi in quasi tutto il mondo, dove alle donne si insegna a sopportare la infedeltà maschile per consuetudine e a reprimere i propri desideri di libertà con sensi di colpa e strette regole morali. Continueremo questo interessantissimo capitolo nel prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi. Saluti a tutti.